Allora, anche oggi piove e probabilmente questa pioggia ci sta ricordando, la noia che ci dà questa pioggia ci sta ricordando quanto l'umanità sta prendendo una deriva, la civiltà sta prendendo una deriva assurda. Non so neanche da dove cominciare, nel senso che tanti stanno parlando del nuovo disegno della proposta di legge relativa alla caccia. Sicuramente avrete ascoltato reel e storie che ne parlano, per cui non sto qua a parlarne io. Sto solo a dire che è completamente assurdo, è completamente inconcepibile una cosa del genere. Noi ci troviamo tutti gli inverni a discutere con cacciatori che entrano, sparano vicino ai nostri animali. Eric mi ha detto: bene, quest'anno sono pronta ulteriormente a discutere con cacciatori che col diritto che avranno di fare quello che vogliono trasformeranno un luogo che per noi è un luogo di libertà e un luogo di pace in un luogo di morte, mettendo a rischio anche la vita magari dei nostri animali. E per tutto il resto non dico niente perché ne hanno parlato in tantissimi e quindi potete andare a leggere un po' qual è la situazione. Comunque martedì siamo stati un incontro in comune e mi ha fatto molto arrabbiare ragionare su alcune cose, nel senso che c'erano diverse associazioni che si occupano della tutela dell'ambiente, che si occupano dell'inclusione sociale, si occupano di tanti bellissimi progetti. Associazioni culturali, associazioni artistiche, tutte associazioni interessantissime con delle proposte fantastiche, tutte però che si ritrovavano a fare i conti con la nuova legislazione, con le nuove leggi che stanno venendo fuori rispetto alle associazioni, che tagliano completamente le gambe a queste piccole associazioni che si trovano magari con pochissimi fondi, vanno avanti, lottano per andare avanti, vanno avanti solo grazie al volontariato. Per le quali cercare fondi è difficilissimo, per le quali la legge alle quali la legge mette i bastoni tra le ruote e si trovano davvero a piangere e a sperare di poter sopravvivere. Allora facciamo leggi pro caccia, facciamo leggi per salvaguardare quello che viene definito uno sport, ma che sport non è, e non salvaguardiamo queste associazioni. Solo le associazioni animaliste che proveranno ad opporsi al disegno di legge o protesteranno contro la caccia saranno multate. Quindi io capisco che spesso ci sono state situazioni in cui ci si è nascosti dietro l'associazionismo per pagare meno tasse, per avere un giro di soldi non consone quello che vogliamo. Sicuramente situazioni del genere ci sono state e ci potrebbero essere. È vero che alcune, ad esempio, associazioni animaliste invece di essere non violente risultano violente rispetto anche all'opinione degli altri, che sia o no discutibile a livello etico. Sono d'accordo, ma stiamo lavorando in una direzione davvero basata sul consumismo. Solo chi ha un budget, chi ha una potenza economica, chi fa girare, diciamo, l'economia, può avere un ruolo sociale, può sviluppare dei progetti. Chi invece ha soltanto la forza di volontà, chi ha soltanto l'iniziativa, magari anche le competenze, ha le ali tarpate, non può fare niente, deve sempre lottare contro ricerche e fondi. E praticamente quello che diceva anche una signora che faceva parte di un'associazione, praticamente anche le associazioni devono diventare delle piccole aziende sociali, diventeranno aziende a tutti gli effetti, ma in questo modo ovviamente la loro sopravvivenza non è sostenibile. Allora, invece di fare disegni di legge per quanto riguarda la caccia e lo sport della caccia, proviamo a pensare davvero a che cosa è importante per l'umanità. Allora, quello che dico io è che secondo me forse è giunto il momento di fare rete,
tra tutte quei gruppi di persone che vogliono fare qualcosa di concreto per il benessere delle altre persone, per il benessere degli animali, per il benessere del territorio, in maniera non tanto legata a far girare solo l'economia, che è l'unica cosa che sembra importante, ma creare scambi umani, creare relazioni, creare possibilità. E perché no, creare anche lavoro, ma non in termini di ricchezza, ma in termini di sostenibilità davvero, di vita per le famiglie, di vita per le persone che sono in difficoltà, di vita per le persone che sono diverse in qualche modo, sono definite diverse, o perché con disabilità, o perché con problemi di salute mentale, o perché neurodivergenti, o perché, ma che per tutti ci sia la possibilità di avere delle risorse e soprattutto di avere degli scambi umani.